In questo video volevo parlare dei verbi italiani e più precisamente del tempo chiamato trapassato prossimo. Nello specifico non volevo parlare delle forme e della coniugazione di questo tempo verbale, ma dell'uso del trapassato prossimo. In particolare volevo raccontarvi due episodi che mi sono successi recentemente che, secondo me, illustrano bene la differenza tra il passato prossimo e il trapassato prossimo. Nel primo di questi episodi una persona ha usato il trapassato prossimo quando avrebbe dovuto usare il passato prossimo. Nel secondo episodio viceversa, cioè una persona ha usato il passato prossimo quando sarebbe stato meglio usare il trapassato prossimo. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma veniamo ai due episodi. Il primo episodio è questo. Qualche mese fa sono andato in ospedale per fare una visita e all'ingresso c'era una signora che misurava la temperatura. Avete presente, no? In questo periodo, diciamo, un po' particolare, all'ingresso di alcuni edifici ci sono delle persone che vi misurano la temperatura. Se la temperatura è troppo alta, non vi fanno entrare. Quindi la signora che era all'ingresso mi ha misurato la temperatura e mi ha chiesto che cosa dovessi fare. E io le ho spiegato cosa dovevo fare. E lei mi ha risposto: "Ah, non avevo capito." Dopo alcuni secondi ha ripetuto: "Non avevo capito." E per un paio di secondi io effettivamente non ho capito che intendesse dire. Poi ha detto: "Mi potrebbe ripetere che visita deve fare? Non avevo capito." Qual è il problema? Il problema è che questa persona, che comunque non era di madrelingua italiana, ha usato il trapassato prossimo in modo sbagliato. La frase "non avevo capito", infatti, di solito significa "prima non avevo capito, ma poi ho capito". Quando uno usa il trapassato prossimo e dice "scusa, non avevo capito", di solito intende dire "scusa, ho capito soltanto ora. All'inizio non avevo capito". Per questo motivo, quando la signora mi ha detto "non avevo capito", pensavo che avesse capito, ma lei voleva dire "non ho capito". In questo caso la signora avrebbe dovuto usare il passato prossimo, non il trapassato prossimo. Come vi dicevo prima, di solito quando uno dice "non avevo capito", intende dire "ho capito soltanto ora. Prima, cioè all'inizio, non avevo capito". Ma vediamo il secondo episodio. Nel secondo episodio che vi volevo raccontare è successa la cosa opposta, cioè una persona ha usato il passato prossimo quando sarebbe stato meglio usare il trapassato prossimo. Questa persona mi ha detto: "Mi si è rotta la lavatrice". Quindi mi ha detto una cosa usando il passato prossimo del verbo rompersi. Cosa significa "mi si è rotta la lavatrice"? La mia lavatrice si è guastata e ora non funziona più. In particolare il passato prossimo "si è rotta" suggerisce che in questo momento la lavatrice non funziona più. Tra parentesi, se ti stai chiedendo perché si dice "mi si è rotta la lavatrice" e non "si è rotta la lavatrice", qualche tempo fa avevo fatto un video proprio su questo argomento. Qui in alto ti lascio la scheda. In questa lezione parlo dei pronomi personali e in particolare della combinazione mi, si più un verbo. In ogni caso, ritorniamo al nostro episodio. Poi questa persona mi ha spiegato che suo marito ha aggiustato la lavatrice. Visto che poi la lavatrice è stata aggiustata e quando stavamo parlando la lavatrice funzionava, questa persona avrebbe dovuto usare il trapassato prossimo. Quindi questa persona avrebbe dovuto dire
Mi si era rotta la lavatrice. Mi si era rotta è il trapassato prossimo. Se lei avesse detto così, sarebbe stato chiaro fin da subito che poi la lavatrice è stata aggiustata. Se una persona usa il trapassato prossimo e mi dice mi si era rotta la lavatrice, io capisco che poi la lavatrice è stata aggiustata e ora funziona. Se invece usa il passato prossimo, io capisco il contrario, cioè che ora la lavatrice non funziona. Spero che questi due episodi ti abbiano aiutato a capire meglio la differenza tra passato prossimo e passato prossimo. Se ti interessa capire come e quando usare il trapassato prossimo, qui in alto ti lascio un video che ho fatto qualche tempo fa. Mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.